E non c'è niente da fare, per quanto io mi impegni, sono stato comunque bacchettato dal nostro buon Aristide che mi dice che presento dei programmi troppo spezzettati e che quindi invece a suo dire servirebbe un programma di uso generale che ci consenta di testare tutto quanto l'hardware del nostro computer e quindi la CPU, l'hard disk, la RAM, la scheda grafica e così via, di testarne lo stato di salute, quindi di monitorare le temperature e di andare a verificare la stabilità del sistema stesso, magari consentendoci anche di fare dei benchmark online e quindi di paragonare i risultati sia del nostro computer in toto che delle singole periferiche con le altre periferiche degli altri PC. Ma questo dovrebbe anche essere gratuito, girare su Windows 10, Windows 11, magari su Linux e anche su Mac. Ma mi dispiace, caro Aristide, non esiste un programma fatto così. O forse sì. Andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Ebbene sì, il programma che andremo a guardare tra un attimo si comporta come un vero e proprio medico per quanto concerne l'hardware, fino ad ora tanto bistrattato su questo canale, del nostro PC. Da un lato ne va ad evidenziare quelle che sono le potenziali criticità, sottoponendo ogni singolo componente ad una serie di test e di esami, ma dall'altro va ad individuare anche quelli che sono potenziali colli di bottiglia o a capire quali sono le performance, non ho mai capito come si dice, ma io e te ci siamo capiti, di ogni singola periferica. E allora non perdiamo neanche un secondo ed andiamo a fare un bel check-up e a visitare il nostro PC. Buongiorno. Buongiorno, ragionier Tucci, febbre? 39. Via la coscetta di pollo, facciamo la peretta oggi, vero ragioniere? Per fortuna non ci tocca fare la peretta al nostro computer. Andiamo a scaricare il nostro software aprendo il browser che preferiamo e nel motore di ricerca andando a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo come sempre riferimento al primo risultato, ovvero il sito www.gentiluomodigitale.it. Apriamolo e in alto nel menu portiamoci nella sezione che si chiama Downloads, questa qui. Nella pagina che si aprirà scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Nova Bench. Clicchiamo sul pulsante File Download e vedrai che verrai trasportato automaticamente sulla pagina del produttore, dove potrai scegliere la versione che si adatta più alle tue esigenze, in particolar modo tra la versione Windows, Mac oppure Linux. Naturalmente questa è una macchina Windows, quindi cliccherò sul pulsante Download for Windows x64. Non credo che esista, o almeno io non sono riuscito a trovarla, la versione a 32 bit. Aspettiamo un minutino che termini il download, che è piuttosto grosso. Ecco fatto, il nostro download è terminato. Allora clicchiamo su questa X in alto a destra, apriamo i nostri download e facciamo doppio clic su questo qui, quello che si chiama proprio novabench.msi. Vedrai che si aprirà la finestra di installazione del nostro programma e a questo punto potremo chiudere la finestra del browser retrostante che non ci serve più e andare a fare clic sul pulsante Next. Clicchiamo ancora su Next lasciando il percorso di installazione esattamente come si trova e questa volta facciamo clic invece sul pulsante Install per procedere con l'installazione vera e propria. Ci verrà richiesto di accettare che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo, cosa che naturalmente possiamo consentire cliccando sul pulsante Sì. Come vedi, l'installazione termina regolarmente ed ora non ci resterà che cliccare sul pulsante Finish lasciando spuntata la voce Launch Nova Bench in modo da aprire automaticamente questo programma. Ed eccola qui la finestra principale del nostro software. Andiamo a vedere insieme come è composta, anche se devo dire che si tratta di un programma davvero semplice.
Sul lato destro abbiamo le informazioni relative alle caratteristiche hardware del nostro sistema. Possiamo vedere il tipo di CPU, la relativa velocità, il tipo di GPU, ovvero di scheda grafica che viene montata dal nostro computer, la quantità di memoria RAM presente e il tipo di hard disk che è montato sulla nostra macchina. Dall'altro lato vediamo invece alcune metriche importanti relative alla nostra CPU. In particolar modo possiamo leggere l'utilizzo istantaneo della CPU e la relativa temperatura. Tieni conto che io sto lavorando su una macchina virtuale e quindi parte di questi dati non sono disponibili, ma naturalmente lo saranno invece sulla tua macchina. Se per caso andiamo a cliccare su questa sezione, si apre un pannello dettagliato in cui possiamo vedere dei dati un pochino più approfonditi relativi alla performance, al consumo e al surriscaldamento sia della CPU, ovvero del nostro microprocessore, che della GPU, ovvero della nostra scheda grafica. Scorrendo un po' più in basso, invece, possiamo trovare il registro di tutti quanti i sensori, ma purtroppo questa è una delle sezioni che fanno parte della versione a pagamento. Cliccando invece su questo pulsante sulla sinistra, torniamo alla schermata principale. In questa schermata troviamo il pulsante Start All Benchmark Tests che ci consente di avviare con un solo clic tutti quanti i test più interessanti, come vedremo tra un istante. Ma vale anche la pena segnalare che cliccando invece su questo pulsantino si apre il menu a discesa che ci consente di avviare i test individuali per CPU, GPU, memoria e hard disk. Ma andiamo subito a testare la nostra macchina e quindi facciamo clic sul pulsante principale per avviare tutti quanti i benchmark che richiederanno una media di circa 3 minuti. Scusa, mi è rimasta una mandorlina in gola, ma mi devo correggere perché il tempo non è stato sufficiente a finire l'agnello di pasta di mandorle che era avanzato. Ma andiamo a vedere subito quali sono i punteggi che otteniamo alla fine del nostro benchmark. Come puoi vedere viene attribuito un punteggio complessivo alla nostra macchina che in questo caso è risultato essere 1995, che poi altro non è che la somma dei punteggi ottenuti dalle singole periferiche. Vediamo infatti che la CPU ha totalizzato un punteggio di performance di 1420, che la nostra memoria RAM ha totalizzato 291, che il nostro hard disk ha raggiunto un punteggio di 284, mentre in questo caso attenzione perché la nostra scheda grafica ha fallito alcuni test e quindi se non si trattasse di una macchina virtuale dovremmo sinceramente preoccuparci dello stato di salute della nostra scheda video che ha totalizzato per questo 0 punti. Purtroppo sempre trattandosi di macchina virtuale non disponiamo di sensori fisici e quindi in questo caso non possiamo vedere i dati relativi alla temperatura, all'energia consumata e al carico di lavoro sostenuto dalle varie periferiche. Tornando sulla cima della pagina abbiamo la possibilità di confrontare i risultati che abbiamo ottenuto con le altre macchine che hanno fatto lo stesso test online e quindi andare a vedere per esempio come si piazza il nostro sistema nella sua totalità che come sappiamo ha totalizzato appunto 1995 contro una media dell'anno 2023, quindi dell'ultimo anno di 1642, quindi siamo superiori alla media e rispetto ad una media invece di tutti i tempi abbiamo un 1155 contro un nostro buon 1995, tenendo anche conto del fatto che non è stata misurata la performance della nostra scheda video. E infatti ci viene detto che pur trattandosi di una misera macchina virtuale, questo sistema supera il 77% di tutti quanti i sistemi testati finora.
A tal proposito può essere interessante spostarsi su questa voce sulla sinistra, quella che si chiama Online Results Database. Una volta aperta potremo trovare in ordine decrescente di valutazione tutte le migliori CPU, tutte le migliori schede grafiche testate finora, tutti i migliori hard disk testati e quindi tutti i sistemi che sono stati testati che hanno raggiunto il massimo punteggio. Come puoi vedere, per leggere questi ultimi risultati viene aperta proprio una pagina web sul nostro browser. Insomma, abbiamo a che fare con un software di sicura utilità che andrebbe installato su qualsiasi macchina. Infatti ti confesso che io personalmente lo installo sia su tutte quante le macchine che formatto, ma anche sulle macchine recentemente acquistate, perché se è vero che da un lato è utile per i gamer, gli overclocker e i professionisti, dall'altro è altresì vero che è utile anche per l'utente di base, che in questo modo può effettuare delle diagnosi sullo stato di salute dei suoi componenti, individuare eventuali colli di bottiglia, ma soprattutto anche trarre ispirazioni per migliorare la sua macchina oppure per delle nuove configurazioni, capendo quello che va a performare meglio al di là di quello che possono dire per interessi commerciali le riviste di settore, confrontando dei dati reali tra macchina e macchina. Ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca! Se la prima clip era più o meno facile da indovinare, quest'oggi la seconda era dedicata proprio agli smanettoni di vecchia data del settore e quindi sono particolarmente curioso di scoprire chi nei commenti mi saprà dire da dove sono state tratte. Ma veniamo ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi sono per LallaFly19, per Franz Gagliardi, per Anna Nancy Bertini e per Rosario Blanda per essersi abbonati al nostro canale. Ed è quindi un mio privilegio darvi il benvenuti a bordo della community dei gentiluomini. Ma attenzione, squilli di tromba, udite udite, un ringraziamento speciale va a Mario Marzorati e Giuseppe Scirè per essersi sia abbonati ma in qualità di distinti gentiluomini. E quindi mi tolgo molto volentieri il mio cilindro farlocco davanti a voi. Ancora dei ringraziamenti super specialissimi vanno a Leo Carideo, a Davide Barraco e a Roberto Zanini per i loro veramente generosissimi super grazie. E quindi ragazzi, è dal profondo del cuore che vi giunge la mia gratitudine per il vostro supporto a questa community che non si fa mai attendere. Ma ci manca ancora un ultimo ringraziamento, cioè quello destinato proprio a te che hai seguito questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo, come di consueto, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.